Sono Arturo Brachetti, un trasformista, un mestiere di difficile anche definizione perché la gente mi ferma per la strada e mi dice ma tu sei il trasformatore della tele, o peggio, eccolo lì lo scambista di internet. Una signora a Napoli mi ha fermato e mi fa «Uè Brachetti, mi faccia una trasfigurazione». Meraviglioso. Insomma, io per mestiere mi declino in decine, centinaia di personaggi diversi, pur rimanendo ovviamente uguale a me stesso. In un certo senso io potrei essere, come dire, la parabola, la metafora teatrale di uguale e disuguale. Naturalmente, come dire, nell'ambito della meraviglia e della sorpresa. Io a 11 anni ero un bambino timidissimo, quindi i miei genitori, anche e soprattutto diverso, i miei genitori mi mettono in un collegio salesiano, seminario, in modo che possa diventare uguale a tutti gli altri. Ma per me non cambia niente, la storia non cambia molto perché continuo a essere bullizzato, mi mettono come al solito nell'immondizia, nel bidone dell'immondizia, vuoto perché eravamo in un seminario, non eravamo nel Bronx, meno male. Però conosco un prete che faceva i giochi di prestigio e imparo da questo prete mago la magia. Quindi continuo a essere una schiappa a ginnastica, a pallone, però prendi una carta, 3 di picche. Ah, wow, ma come fai? Ma è fantastico! E quindi scopro di avere una specie di superpotere, ecco, il potere di creare la meraviglia. Continuo in questo viaggio e quindi per anni, come dire, mi invento anche dei sistemi, invento dei sistemi per cambiare i costumi, per trasformarmi e con un piccolo repertorio di 6 personaggi arrivo a Parigi nel 1979 per fare un'audizione e mi prendono subito. Ma non perché io sia il più veloce di Parigi, ma perché a Parigi mi dicono in questo momento, nel 1979, tu sei l'unico al mondo a fare questo tipo di spettacolo. La cosa mi riempie di onore, il re della metamorfosi, ma insomma non mi cambia la vita, anche perché mi rendo conto che intorno a me ho dei colleghi straordinari, le persone che magari nella vita normale sono ordinarie, ma su un palcoscenico diventano straordinarie. Pensate che nello spettacolo dove c'ero io c'era la Cariatisse, una trapezzista che si lanciava in grand ballon sulla testa degli spettatori appesa solamente per le caviglie, senza rete e senza cordone di sicurezza, unica al mondo. Era un numero veramente di grande tensione, non solo la sua ma anche degli spettatori che stavano sotto, devo dire la verità. E conosco a Parigi un giornalista che si chiama Jacques Pessis, che è anche un esperto di personaggi strampalati del mondo dello spettacolo. E così, sfogliando il suo book di ricordi e di memorabilia teatrali, scopro un personaggio che, come dire, ha portato all'applauso un gesto assolutamente normale, addirittura triviale. Sto parlando di Joseph Pujol, le pétomane. Oui, il petomane. Allora, siamo a Marsiglia nel 1870, siamo al mare, i nonni portano il nipotino al mare e Joseph sta nuotando allegramente nel mare quando a un certo punto sente un gran freddo alla pancia. Scappa alla riva e si accorge di aver, come dire, immagazzinato, non dalla bocca naturalmente, una grande quantità d'acqua. Allora prontamente se ne libera, tra l'altro è acqua pulita, ma si spaventa moltissimo. Quindi impara, diciamo, a convivere con questo problema. Continua la vita, diventa anche abbastanza popolare perché da militare ovviamente lo chiamano per fare i gavettoni, però un commilitone, un suo compagno, gli dice scusa, ma invece di tirare su dell'acqua, perché non tiri su dell'aria? Lui ci pensa, dice perché no? Ci prova e crea una specie di camera d'aria, di piccola cornamusa d'aria compressa che poi debitamente modulata può provocare delle pernacchiette musicali assolutamente intonate e in odore. Allora pensa, ma questo forse come dire, una forma di talento, e con questo si esercita e nel 1890 si presenta a Parigi al Moulin Rouge al direttore Monsieur Zidler, che gli dice bene, lei è venuto per un'audizione. Beh oui, allora. E mi hanno detto che lei è musicista. Oui monsieur. E ha portato il suo strumento,
lo porto sempre con me, si mette sull'attente e gli spara la marsigliese. Naturalmente, avec son derrière, ça va sans dire, Monsieur Zidler resta ovviamente allibito e dice: ma io non ho mai visto una cosa del genere, lei è unico al mondo, io lo metto subito nello spettacolo. E così la sera stessa viene presentato come Le Pétoman e Monsieur Pujol arriva in frac rosso, con i baffetti all'insù, perfettamente impomatato, e in perfetto francese dice: Bonsoir Monsieur Dame, questa sera assisterete ad una séance de pétomanie. Vedete, nel mio corpo abita un'intera sessione di orchestra, di strumenti musicali, a fiato naturalmente. Ecco il tenore, il baritono, il basso, e ad ogni annuncio ovviamente partiva la nota conseguente, come voi potete ben immaginare. Il pubblico rimane qualche secondo pietrificato, bisogna dirlo, però lui incalza. Ecco il ruggito del leone, mia suocera quando si arrabbia, il sospiro di una fanciulla la prima notte di matrimonio, il colpo di cannone di Waterloo. Insomma, dopo qualche minuto il Moulin Rouge si è trasformato in un girone dantesco di ridarella. La gente si scompiscia. Dopo pochi giorni vengono messi degli infermieri lungo i corridoi perché le signore dell'aristocrazia parigina, costrette nei loro corsetti, svengono da ridere. È un successo micidiale. E lui diventa lo showman più pagato di Parigi. Più della Sarah Bernhardt, che era la diva, la grande attrice di quel tempo. Fa una vita passando da un successo all'altro e muore felicemente dopo aver compiuto la sua missione. Allora, perché ho parlato di Joseph Pujol? Perché secondo me ha trasformato, cioè l'ho parlato per assurdo, perché ha trasformato platealmente, un rito, quotidiano, banale, che facciamo tutti, spesso vergognandoci, in una specie di superpotere. Insomma, lui metteva in scena un rituale catartico che ridava, gloria e interesse a una banalità, a una debolezza che facciamo tutti, dal contadino al re, dal camionista al papa. Però, di Joseph Pujol ne appaiono uno ogni 100 anni. Allora, che ne dire delle altre miriade di supereroi che popolano la nostra storia? Letterati, musicisti, gente di scienza, gente dello sport. Ecco, io non so parlare di queste persone, io parlo solo della gente dello spettacolo. Quindi, perché non passare alla prova del fuoco, con la donna ignifuga? Io l'ho conosciuta. Sì, non è la signora Girardelli che nel 1700 si faceva mettere in un forno a legna insieme ad una pizza e ne usciva fuori solo quando la pizza era cotta e non si chiamava neppure Margherita. No, sto parlando di un artista con cui io ho lavorato, che è Kira von Biron, The Fireproof Woman. E nel 1981 io la presentavo più o meno così. Meine Damen und Herren, und jetzt Kira von Biron. Le luci della scena si ammorzavano e da questa nebbia bluastra arrivava questa donna felliniana assolutamente ricoperta di un mantello sberluccicante di lamette da barba, con gli occhiali da saldatore circondati da strass e un turbante in testa. Si voltava e il mantello esplodeva. Oh, tutte le prime file sentivano questo calore, rimanevano sorprese, anche spaventate. Poi posava il mantello e rimaneva, seminuda con un bikini di paccottiglia e di ferro battuto. Poi ciò che la gente non sapeva è che tutto il suo corpo era ricoperto da una garza color carne fatta di fulmicotone, un materiale altamente infiammabile e sicuramente, illegale. A quel punto lei, toccando dei contatti segreti, poteva dar fuoco, al braccio destro, vuom, al braccio sinistro, vuom, e poi nel turbante aveva, proprio la Santa Barbara, ecco, un panettone esplosivo composto da licopodio, magnesio, polvere pirica, cotone fulminante. E il marito, con un lanciafiamme, immaginate le leggi di sicurezza di quei tempi, non erano quelle di adesso,
con un lanciafiamme le sparava una palla di fuoco tra le ginocchia, per cui a un certo punto il corpo intero diventava una torcia umana, raggiungendo il turbante, fuochi d'artifici, scintille e slapislazzoli, eccetera, eccetera. Si toglieva gli occhiali, prendeva l'applauso e finiva lì il suo numero. Io poi le chiedevo nelle quinte, ma scusa, ma tu non hai paura del fuoco? E ovviamente lei diceva, tu ricorda, non dover avere paura di fuoco dover avere paura di te. Dico, sì. Vabbè, Kira, però insomma, Comunque questi sono, diciamo, dei superpoteri d'applauso da Guinness Book of Records, no? Però nella vita di tutti i giorni, la nostra, siamo circondati da gente che ha superpoteri, no? Nel campo, che ne so, dell'insegnamento, le persone che salvano delle vite, i medici, gli infermieri, la gente che fa dei mestieri artigianali con delle minuzie, dei segreti tramandati da millenni. Sono dei supereroi, no? Certo, non sempre abbiamo il superpotere che desideriamo. Per esempio, se vi chiedo qual è il superpotere di Uri Geller, allora mi rispondete, piegare i cucchiaini, le chiavi col pensiero. No, quella è una bufala. Il vero potere di Uri Geller è quello della comunicazione e del marketing. Lo ha ammesso lui stesso, il resto è solo fuffa. Quindi i superpoteri sono anche più umili, sono più quotidiani, saper cucinare, saper allevare bene dei figli, saper accudire gli altri, saper parlare, saper ascoltare. Ecco, saper ascoltare è un superpotere incredibile, comunicativo. Sapete che ho scoperto in una commedia del Quebec che esiste un personaggio nella cultura quebecchese che si chiama Maria dei Morti. È una signora, una donna che si chiama, quando nel villaggio c'era il moribondo che stava per andarsene, si chiamava questa Maria, i familiari uscivano e lei rimaneva sola con questo poveretto, il quale si confidava con questa Maria, le raccontava le peggio cose della sua vita, i desideri, i peccati, le gelosie, gli amori corrisposti o no. Poi la Maria usciva dalla casa, cercava un campo, faceva un buco nella terra, ci parlava, depositava tutti questi segreti, vomitava tutte queste parole che poi ricopriva con la terra. E a quel punto il vecchio moriva più leggero, più sereno. Allora, magari lei era una contadina, era una lavandaia del paese, però non ditemi che questo non è una forma di superpotere, no? Quindi vorrei, come dire, condividere con voi questa sera una consapevolezza che tra l'altro mi fa star bene, ci fa star bene, che tutti quanti noi, bene o male, nel nostro piccolo, nel nostro mondo familiare, condominiale, regionale, oppure wikipediale, siamo tutti supereroi. Esserlo non è un'eccezione, esserlo è la regola. E tra l'altro, essendolo tutti, siamo tutti uguali nell'esserlo. Ora, prima di lasciarvi vorrei presentarvi un ultimo personaggio che ho interpretato io in un mio spettacolo molti anni fa, ed è l'uomo elefante. Allora, The Elephant Man è realmente esistito a Londra, nella Londra del 1800, era un uomo poveretto affetto da varie deformazioni, mostruoso, presentato nelle fiere, presentato nei mercati, studiato dalla scienza e anche, come dire, vezzeggiato e coccolato dall'aristocrazia. Ora, nella mia versione onirica, l'uomo elefante viene portato in scena da un suo padre padrone, un domatore, un aguzzino, che lo obbliga a fare degli esercizi quasi da animale da circo. Ad un certo punto la musica cambiava e dalle mani dell'uomo elefante cadevano dei pezzi di carta. Allora prontamente il domatore, il cattivo, le raccattava, le leggeva e realizzava. Poesia! Tu! Poesie! Le appallottolava, me le cacciava in bocca e poi mi abbandonava umiliato per terra, esangue. Quindi a quel punto io sputavo questi scritti, questi manoscritti e le leggevo e il testo diceva più o meno così. Ma che cos'è il nostro bisogno più profondo? Qual è il nostro desiderio
fin dall'eternità, tra tante meraviglie, se stessi essere una meraviglia, poiché nessuno è uguale ad un altro. Noi abbiamo bisogno della meraviglia, la meraviglia di poter essere invisibile, la meraviglia della bellezza, la meraviglia di poter essere amati, la meraviglia di saper volare, la meraviglia di poter essere per sempre liberi. E a quel punto, dalla crisalide dell'uomo elefante, ne usciva un'anima leggera, vestita di veli bianchi, che volava in un cielo stellato con le note cantate da una voce bianca, mentre nella platea tutti quanti si tenevano per mano, commossi. Ecco, amici, concludo dicendo che tutti noi, tu, insomma tutti quanti, siamo tutti uguali nell'essere una meraviglia unica.